Sotto il cuore pulsante della Roma moderna, tra i rumori del traffico e l'eco delle antiche glorie imperiali, si cela un mondo nascosto, silenzioso e carico di mistero, quello delle catacombe. Questi intricati labirinti sotterranei, scavati a partire dal secondo secolo d.C., rappresentano uno dei patrimoni più affascinanti e meno conosciuti della città eterna. Lontano dallo sfarzo dei monumenti romani più noti, le catacombe ci riportano a un tempo in cui professare la propria fede poteva costare la vita e dove anche la morte era vissuta con un profondo significato spirituale. Nate come luoghi di sepoltura collettiva per le prime comunità cristiane, le catacombe sono molto più che semplici cimiteri. Sono testimoni muti di un'epoca di transizione, in cui una religione nuova e rivoluzionaria si faceva strada all'interno dell'impero romano, spesso in modo clandestino. In quei lunghi corridoi scavati nel tufo, alla luce tremolante delle lampade ad olio, venivano celebrate le prime liturgie cristiane, si commemoravano i martiri e si custodiva la speranza nella risurrezione. Ma le catacombe sono anche gallerie d'arte sotterranee. Sulle pareti dei loculi e dei cubicoli si trovano ancora oggi affreschi, simboli e iscrizioni che raccontano non solo la fede, ma anche la vita quotidiana dei primi cristiani. Il pesce, il buon pastore, l'ancora e la colomba non erano solo decorazioni, ma potenti messaggi in codice, comprensibili solo agli iniziati, in grado di trasmettere conforto e comunanza in tempi di pericolo. Visitare le catacombe significa compiere un viaggio nel tempo, calarsi in un'altra dimensione dove il silenzio parla più delle parole e la pietra conserva tracce indelebili di una fede tenace e sotterranea. È un'esperienza che unisce storia, archeologia, spiritualità e mistero, offrendo uno sguardo autentico sulle origini del cristianesimo e sull'anima nascosta di Roma. Le catacombe di Roma rappresentano uno dei fenomeni più affascinanti e distintivi della civiltà cristiana delle origini. La loro nascita non è attribuibile a un singolo evento o editto, ma piuttosto a una convergenza di fattori religiosi, culturali, geografici e sociali che interessarono la capitale dell'impero romano tra il secondo e il V secolo d.C. In questo arco di tempo Roma era la più grande e influente città del mondo conosciuto, con una popolazione stimata tra il 500.000 e il 1.000.000 di abitanti, una metropoli multiculturale e multireligiosa, nella quale il cristianesimo si stava facendo strada silenziosamente, spesso sotto la minaccia di repressione. I cristiani rifiutavano la cremazione, diffusa tra i romani pagani, poiché credevano fermamente nella resurrezione dei corpi, secondo l'insegnamento di Gesù Cristo. Per loro il corpo non era solo un involucro, ma una parte essenziale dell'essere umano, destinata a risorgere. Questo principio religioso ispirò la ricerca di un luogo dignitoso, sicuro e duraturo per la sepoltura dei defunti. Non potendo seppellire i morti all'interno della città, pratica vietata dalla legge romana fin dall'età repubblicana, i cristiani individuarono nel sottosuolo tufaceo delle zone suburbane una risorsa ideale. Il tufo, roccia vulcanica tenera e facilmente scavabile, permise lo sviluppo verticale e orizzontale di vasti complessi ipogei. I primi ad essere coinvolti nella creazione delle catacombe furono probabilmente i cristiani di condizione sociale media o bassa, spesso artigiani, liberti, piccoli commercianti e schiavi affrancati, che si organizzavano in comunità solidali per garantire una degna sepoltura a tutti i membri, indipendentemente dal ceto o dalla ricchezza. Le catacombe dunque nacquero anche come espressione concreta di una solidarietà radicale, coerente con l'etica cristiana. A differenza delle necropoli monumentali dei patrizi romani, costruite lungo le vie consolari come esibizione di prestigio sociale, le catacombe cristiane erano spazi anonimi e collettivi. Erano gestite da apposite confraternite o dalla stessa Chiesa, che garantiva la custodia e la gestione dei sepolcri. Questo sistema organizzativo, ben documentato soprattutto a partire dal III secolo, si fondava su una rete di diaconi, presbiteri e fossores, gli addetti agli scavi e alle sepolture, che costituivano un vero apparato di assistenza religiosa e logistica.
Col passare del tempo alcune catacombe assunsero un'importanza crescente, sia religiosa che simbolica. Il culto dei martiri, cristiani giustiziati per la loro fede, divenne un potente fattore di aggregazione. I fedeli cercavano di essere sepolti ad sanctos, ossia il più vicino possibile alle tombe dei martiri, per condividere idealmente il loro destino glorioso. Questo portò alla creazione di veri e propri quartieri sacri all'interno delle catacombe, identificabili ancora oggi per la ricchezza delle decorazioni e la presenza di iscrizioni devozionali. Un ulteriore elemento fondamentale fu il rapporto tra le catacombe e la topografia della Roma antica. Le catacombe non erano scavate a caso, ma seguivano precise logiche legate alla proprietà dei terreni, alle reti viarie e ai confini delle aree cimiteriali autorizzate. Molte di esse sorsero su terreni appartenenti a famiglie cristiane benestanti come i Domitilla o i Priscilla, che misero a disposizione i propri possedimenti per la causa cristiana. In altri casi furono realizzate da cooperative di fedeli, le cosiddette collegia tenuiorum, simili alle associazioni funerarie pagane, ma ispirate a principi religiosi differenti. L'Editto di Milano, emanato da Costantino e Licinio nel 313 d.C., non solo pose fine alle persecuzioni, ma sancì una nuova era per la Chiesa. A partire da quel momento, molte catacombe ricevettero finanziamenti, furono ampliate, arricchite con affreschi e mosaici e frequentate da pellegrini provenienti da tutto l'impero. In alcune di esse vennero costruite scale monumentali per consentire l'accesso diretto ai pellegrini e talvolta cappelle sotterranee dove si celebravano messe e commemorazioni. Infine è importante ricordare che il modello delle catacombe romane si diffuse anche in altre città dell'impero, pur senza raggiungere mai la stessa estensione. Roma rimase un unicum sia per il numero sia per la dimensione e la complessità dei suoi complessi ipogei, tanto che ancora oggi si conoscono oltre 60 catacombe cristiane distribuite nel sottosuolo romano, molte delle quali solo parzialmente esplorate. Le catacombe di Roma sono opere ingegneristiche straordinarie, testimonianza della capacità organizzativa e della spiritualità delle prime comunità cristiane. Scavate nel sottosuolo, prevalentemente in banchi di tufo, una roccia vulcanica morbida e facilmente modellabile, si sviluppano in una complessa rete di cunicoli, gallerie, ambienti funerari e scale che si estendono per chilometri, talvolta su più livelli sovrapposti. Alcune catacombe raggiungono anche i 20 km di estensione e penetrano il sottosuolo per oltre 25 metri di profondità. Il cuore architettonico delle catacombe è costituito dai loculi, le sepolture individuali scavate nelle pareti delle gallerie. Si tratta di nicchie rettangolari orizzontali, disposte in file sovrapposte a volte fino a 5 o 6, in cui venivano deposti i corpi avvolti in lenzuola di lino senza bara. I loculi venivano poi chiusi con lastre di marmo o di terracotta sigillate con malta, su cui erano incise o dipinte iscrizioni commemorative, simboli cristiani e talvolta semplici epitaffi. Accanto ai loculi troviamo strutture più complesse, come i cubicoli, piccole camere funerarie familiari o comunitarie, spesso decorate con affreschi di straordinaria bellezza. I cubicoli erano riservati solitamente a famiglie benestanti o a gruppi devoti a un particolare martire. Le pareti e i soffitti erano abbelliti con pitture sacre che rappresentavano scene bibliche, episodi della vita di Gesù, simboli cristiani come il pesce, il buon pastore, l'ancora o la colomba. Questi spazi, pur destinati alla sepoltura, avevano anche una funzione liturgica e commemorativa. Si tenevano qui piccoli riti, preghiere o agapi, cioè banchetti rituali in onore dei defunti. Un altro elemento fondamentale dell'architettura catacombale è rappresentato dalle arcosoli, nicchie arcuate spesso scavate nei cubicoli o lungo i corridoi principali. Gli arcosoli erano destinati a defunti di particolare rilievo, come martiri, vescovi o membri influenti della comunità. Anche questi venivano decorati con pitture o iscrizioni e in alcuni casi arricchiti da marmi pregiati. Le catacombe erano accessibili dalla superficie attraverso scale scavate direttamente nella roccia, che conducevano ai livelli inferiori. Alcune catacombe svilupparono più piani sovrapposti, soprattutto a partire dal IV secolo, per rispondere alla crescente domanda di sepolture. La distribuzione degli spazi seguiva criteri pratici ma anche liturgici.
Gli assi principali, detti ambulacra, conducevano alle aree più sacre, come le cripte dei martiri o le cappelle sotterranee. Alcune catacombe, come quelle di San Callisto o di San Sebastiano, furono dotate di vere e proprie basiliche ipogee con absidi, altari e spazi per la celebrazione eucaristica. Dal punto di vista tecnico, lo scavo delle catacombe richiedeva una notevole pianificazione. I lavori erano eseguiti dai fossores, una sorta di confraternita di scavatori cristiani che operava con competenza e devozione. Le gallerie venivano tracciate seguendo precisi schemi perpendicolari o curvilinei, con grande attenzione alla stabilità strutturale. I corridoi erano larghi in media da 80 cm a 1,2 metri, sufficienti per consentire il passaggio di una persona e la creazione dei loculi su entrambi i lati. L'illuminazione nei tempi antichi era garantita da lucerne a olio, i cui resti sono spesso stati rinvenuti negli scavi. Queste luci tremolanti contribuivano a creare un'atmosfera intima e suggestiva che doveva avere un profondo impatto emotivo sui fedeli che vi accedevano per la preghiera o la commemorazione. Nonostante l'immagine comune delle catacombe come luoghi di clandestinità o rifugio durante le persecuzioni, in realtà esse non furono mai nascoste nel senso moderno del termine. La loro esistenza era nota e tollerata, e solo in rari casi divennero teatro di repressione diretta. Più che luoghi di segretezza, erano spazi protetti e separati dal caos della vita urbana, dove i cristiani potevano esercitare la propria fede in continuità con i riti funebri tradizionali, ma reinterpretati secondo una nuova visione del mondo e dell'aldilà. In conclusione, la struttura delle catacombe è lo specchio fedele della spiritualità cristiana antica, sobria ma intensa, collettiva ma profondamente personale, terrena ma rivolta all'eternità. Ogni corridoio, ogni loculo, ogni simbolo inciso nella pietra racconta non solo la morte, ma la speranza di una vita oltre la vita. Sebbene le catacombe siano, per loro natura, luoghi della morte, esse custodivano e alimentavano anche una forma particolare di vita, quella della fede. Per i cristiani dei primi secoli, il rapporto con i defunti non era segnato da un taglio netto, bensì da una continuità spirituale. Nelle viscere della terra, tra le gallerie silenziose e le tombe scavate nella roccia, si celebrava un legame profondo tra vivi e morti, fondato sulla speranza della resurrezione e sull'attesa del ritorno di Cristo. Contrariamente all'immaginario comune, le catacombe non erano luoghi di culto quotidiano o assemblee liturgiche frequenti, ma venivano utilizzati in momenti precisi dell'anno, soprattutto per le commemorazioni dei defunti. Una delle pratiche più diffuse era la visita alla tomba nei giorni anniversari, durante i quali i parenti portavano offerte, pregavano e partecipavano a un pasto rituale. Questo momento, noto come refrigerium, aveva un duplice significato: ricordo del defunto e segno della comunione con lui nell'attesa della vita eterna. Si trattava di un pasto semplice, consumato accanto alla tomba, con vino, pane, olive e fichi, e talvolta accompagnato da preghiere collettive. I riti che si svolgevano nelle catacombe erano sobri ma densi di simbolismo. La lettura delle scritture, i salmi, le preghiere per i defunti e i gesti rituali si svolgevano spesso nei cubicoli o presso gli arcosoli dei martiri, considerati testimoni privilegiati della fede. Alcune catacombe ospitavano anche cappelle sotterranee, dove veniva celebrata l'Eucarestia, soprattutto nel corso di pellegrinaggi o in occasioni solenni. Tuttavia, queste celebrazioni erano rare e circoscritte, data la difficoltà logistica di radunare gruppi numerosi in spazi angusti e scarsamente illuminati. Con l'istituzionalizzazione del culto cristiano, soprattutto dopo l'Editto di Milano, le catacombe divennero mete di pellegrinaggio per i fedeli provenienti da ogni parte dell'impero. Il desiderio di pregare accanto ai resti dei martiri o di toccare le reliquie divenne una parte importante della spiritualità tardo-antica. Alcune tombe erano dotate di fenestelle confessionis, piccole aperture che permettevano ai fedeli di avvicinarsi simbolicamente al martire senza violarne il sepolcro. In questi luoghi si raccoglievano a pregare, a scrivere graffiti devozionali sulle pareti e a lasciare oggetti votivi.
Nel silenzio delle catacombe i cristiani trovavano anche un senso di appartenenza. Ogni iscrizione, ogni simbolo inciso con mano tremante nel tufo racconta un frammento di vita, il dolore per una perdita, la gioia per una fede condivisa, la speranza di rivedere i propri cari. Il linguaggio usato sulle epigrafi è semplice ma pieno di affetto. Abbreviazioni come in pace, viva in Dio o invocazioni come ricordati di me testimoniano una relazione viva con l'aldilà. Non mancavano nemmeno riferimenti alla lotta quotidiana per la fede. In alcuni graffiti emergono nomi di martiri, segni di persecuzioni, invocazioni contro le ingiustizie, ma accanto a questi si trovano anche simboli di speranza e di rinascita. Il pavone emblema di immortalità, la fenice, la barca con la vela spiegata, il pesce, la vite e i grappoli d'uva, tutti elementi che richiamano la promessa della vita eterna. L'iconografia cristiana nascente infatti prese molti simboli dall'arte romana e li reinterpretò alla luce del messaggio evangelico. Un aspetto poco noto ma significativo riguarda anche la partecipazione delle donne. Sebbene la struttura ecclesiastica fosse maschile, molte epigrafi e iscrizioni ricordano figure femminili attive nella comunità. Madri, diaconesse, vedove devote. Queste donne spesso contribuivano economicamente alla gestione delle catacombe, alla cura delle sepolture o alla diffusione della fede nel contesto familiare. In sintesi, le catacombe non erano solo necropoli, ma luoghi vivi di fede, testimoni del passaggio da una religione perseguitata a una religione dominante. Gli ambienti sotterranei, con la loro oscurità e il silenzio profondo, offrivano ai cristiani uno spazio sacro e protetto dove coltivare la memoria, praticare la pietà, rafforzare i legami comunitari e affermare, con discrezione ma fermezza, una visione del mondo e della morte radicalmente nuova. L'arte delle catacombe romane è molto più di una semplice decorazione funeraria, è un linguaggio silenzioso. Una teologia visiva che parla attraverso immagini semplici ma dense di significato. In un'epoca in cui l'alfabetizzazione era limitata, soprattutto tra le classi popolari, i simboli e le immagini diventavano strumenti fondamentali per esprimere la fede, trasmettere messaggi spirituali e rafforzare l'identità collettiva dei credenti. Le prime manifestazioni artistiche nelle catacombe risalgono già al III secolo e si concentrano prevalentemente nei cubicoli e negli arcosoli. Si tratta per lo più di affreschi realizzati con tecniche rapide ma efficaci, che testimoniano la nascita di un'iconografia cristiana autonoma capace di attingere all'eredità dell'arte classica per rileggerla alla luce del Vangelo. I soggetti raffigurati non sono casuali. Ogni scena, ogni figura, ogni gesto ha una valenza simbolica ben precisa. Tra le immagini più ricorrenti vi è quella del buon pastore, figura ispirata all'arte greco-romana, ma reinterpretata in chiave cristiana come rappresentazione di Cristo che guida e protegge le anime dei fedeli. È spesso raffigurato con un agnello sulle spalle, in mezzo a un paesaggio sereno, emblema della cura divina e della salvezza. Questa immagine, semplice e rassicurante, era particolarmente cara ai cristiani dei primi secoli, in un tempo in cui la persecuzione e la morte erano realtà frequenti. Altro simbolo potente è quello del pesce, che compariva inciso sulle tombe, dipinto sulle pareti o rappresentato nei mosaici, un segno di riconoscimento tra i credenti, che al tempo stesso alludeva al battesimo, al miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e alla chiamata degli apostoli, pescatori di uomini. Frequenti anche le rappresentazioni del pavone, simbolo di immortalità per la credenza pagana che il suo corpo non si decomponesse dopo la morte, e della fenice, uccello mitologico che rinasceva dalle proprie ceneri, adottata come metafora cristiana della risurrezione. La vite, con i suoi tralci e grappoli d'uva, alludeva a Cristo eucaristico, mentre l'ancora, spesso accostata a una croce, rappresentava la speranza cristiana, sicura e salda anche nella tempesta. Numerose scene bibliche, scelte per il loro significato escatologico o salvifico, decorano i soffitti dei cubicoli o le lunette degli arcosoli.
Tra le più rappresentate, Giona e la balena, simbolo della risurrezione, Daniele nella fossa dei leoni, emblema della fede che salva, Noè nell'arca, immagine della salvezza nel diluvio del mondo, i 3 giovani nella fornace, testimoni della fedeltà a Dio nelle persecuzioni, e il battesimo di Cristo, rappresentazione del sacramento centrale della fede cristiana. Un caso particolarmente interessante è l'evoluzione della figura di Cristo. Inizialmente rappresentato come giovane imberbe, filosofo o buon pastore, a partire dal IV secolo assume tratti più solenni e maestosi, seduto in trono, con la barba e il nimbo crociato, secondo modelli bizantini. Questo cambiamento riflette la transizione da una chiesa perseguitata a una chiesa ormai riconosciuta e trionfante. L'arte delle catacombe, pur nella sua semplicità, rivela quindi una profonda coerenza teologica e pastorale. Non si tratta solo di immagini devozionali, ma di un sistema simbolico coerente, capace di educare i fedeli, consolare i dolenti e custodire la memoria dei martiri. Inoltre essa rappresenta uno dei primi esempi di arte cristiana, precursore dell'iconografia medievale e bizantina, e conserva un valore inestimabile per comprendere le radici spirituali dell'Europa cristiana. Oggi molti di questi affreschi sono stati restaurati e studiati da archeologi e storici dell'arte, che ne hanno evidenziato tanto la sobrietà tecnica quanto la forza comunicativa. Le catacombe non furono mai luoghi di ostentazione artistica, ma proprio per questo la loro bellezza è intima, discreta, profondamente legata alla speranza e alla fede. Oggi le catacombe di Roma non sono più luoghi di sepoltura, né esclusivo patrimonio della fede cristiana. Sono diventate testimoni universali di un passato ricco di storia, spiritualità e arte, accessibili a credenti, studiosi e semplici visitatori provenienti da tutto il mondo. La loro apertura al pubblico ha trasformato questi spazi in musei sotterranei vivi e suggestivi, in cui l'antico e il sacro si intrecciano, restituendo al nostro tempo la memoria di epoche lontane. Tra le catacombe più visitate vi sono quelle di San Callisto, San Sebastiano, Domitilla, Priscilla e Sant'Agnese, tutte situate lungo le antiche vie consolari come la Via Appia o la Nomentana. Questi siti sono oggi gestiti in parte dal Vaticano, in parte dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, che ne cura l'apertura al pubblico, la manutenzione e la valorizzazione. Grazie a percorsi guidati, pannelli informativi, audioguide e tour multilingua, il visitatore può immergersi nella storia delle prime comunità cristiane e comprendere il significato profondo dei simboli e delle strutture sepolcrali. Situata lungo la Via Appia antica, la catacomba di San Callisto è una delle più vaste e significative dell'intero complesso delle catacombe romane. Occupando un'area di oltre 15 ettari, con una rete sotterranea che si sviluppa su più livelli per circa 20 chilometri, essa ha rappresentato fin dal III secolo un centro spirituale, culturale e funerario di fondamentale importanza per la comunità cristiana. La catacomba prende il nome da San Callisto, che fu dapprima diacono del Papa Zefirino e successivamente pontefice egli stesso come Papa Callisto I, dal 217 al 222. Fu proprio lui a organizzare e ampliare il cimitero cristiano trasformandolo in catacomba ufficiale della Chiesa di Roma. Vi furono sepolti numerosi martiri, cristiani comuni e ben 16 papi, tra cui Papa Ponziano, Papa Fabiano e Papa Cornelio. Questo conferì al sito un prestigio spirituale che ne fece una meta privilegiata di pellegrinaggi. Le gallerie si estendono su 4 piani sovrapposti, con profondità che in alcuni punti raggiungono i 20 metri sottoterra. L'organizzazione del complesso è impressionante. Lungo i corridoi si aprono loculi, arcosoli e cubicoli. Uno dei nuclei più noti è la cripta dei Papi, dove erano sepolti i vescovi di Roma. Qui, sulle pareti, si trovano iscrizioni in greco e latino, alcune delle quali ancora perfettamente leggibili. Una delle epigrafi più famose è quella di Papa Sisto II, martirizzato nel 258, che recita: Sisto in pace, deposto il giorno 8° delle calende di agosto.
Accanto alla cripta dei papi si trova la cripta di Santa Cecilia, una giovane martire romana divenuta una delle sante più amate e venerate. Il suo corpo rimase nelle catacombe fino al IX secolo, quando fu traslato nella basilica a lei dedicata a Trastevere. La cripta conserva ancora oggi affreschi ben conservati che la raffigurano in preghiera insieme a simboli cristiani come il Cristo Pastore e i Santi Martiri. La catacomba di San Callisto è ricca di testimonianze artistiche paleocristiane. Vi si trovano affreschi risalenti al III e al IV secolo, tra cui il buon pastore con l'agnello sulle spalle e ai lati le pecore, scene bibliche come Daniele nella fossa dei leoni o i 3 giovani nella fornace, e simboli cristiani tra cui l'ancora, il pesce, la colomba, la vite e il pane eucaristico. La catacomba di San Callisto è molto più di un sito archeologico. Rappresenta la memoria viva dei primi cristiani, del loro coraggio, della loro fede e della loro capacità di organizzarsi come comunità in tempi difficili. Il suo ruolo di necropoli pontificia e il culto di Santa Cecilia l'hanno resa un simbolo della continuità tra la Chiesa delle origini e la Chiesa di oggi. Situata anch'essa lungo la via Appia antica, a breve distanza dalla catacomba di San Callisto, quella di San Sebastiano è uno dei pochi complessi cimiteriali cristiani sempre accessibili fin dall'antichità. A differenza di molte altre catacombe che caddero nell'oblio dopo il Medioevo, questa fu frequentata e venerata per secoli, grazie soprattutto alla figura del martire da cui prende il nome, San Sebastiano, soldato romano convertito al cristianesimo e ucciso per la sua fede nel III secolo. Le catacombe sorsero su un'area precedentemente occupata da cave di pozzolana e da tombe pagane. La tradizione vuole che in questo luogo siano stati provvisoriamente sepolti gli apostoli Pietro e Paolo, per proteggerne i corpi durante le persecuzioni. Da qui l'antico nome del sito, Memoria Apostolorum. Nel IV secolo, in seguito al culto crescente verso Sebastiano, martirizzato sotto l'imperatore Diocleziano, venne costruita una basilica sopra la catacomba, nota oggi come Basilica di San Sebastiano fuori le mura. Questo edificio, più volte restaurato nei secoli, è ancora oggi uno dei luoghi di culto più frequentati della città. La catacomba si sviluppa su 4 livelli sovrapposti, anche se attualmente visitabili sono in gran parte i livelli superiori. Il complesso è meno esteso di quello di San Callisto, ma presenta una notevole varietà architettonica dovuta al riutilizzo di antiche strutture romane. Tra i luoghi più significativi all'interno del percorso sotterraneo troviamo il Triclinio, una sala con banchi di pietra utilizzata per i banchetti rituali in memoria dei defunti, la cripta di San Sebastiano, che contiene una statua in marmo di Giuseppe Giorgetti raffigurante il santo trafitto dalle frecce, il colombario romano, risalente all'età imperiale, che testimonia l'uso originario dell'area come necropoli pagana. San Sebastiano fu uno dei santi più popolari nel Medioevo e nel Rinascimento. Considerato protettore contro la peste, veniva invocato durante le epidemie ed è per questo che la sua devozione si diffuse in tutta Europa. La sua rappresentazione iconografica più famosa lo ritrae legato a un palo e trafitto da frecce, immagine che divenne simbolo di resistenza e martirio. Anche se il corpo del santo venne traslato nel VII secolo, la catacomba continuò ad attirare pellegrini per la memoria del suo sacrificio e per la venerazione degli apostoli. La catacomba di Domitilla è una delle più antiche, grandi e meglio conservate di Roma. Situata lungo la via delle 7 chiese, non lontano dalla via Ardeatina, si distingue dalle altre per una particolarità importante. È l'unica tra le principali catacombe ad aver conservato in modo significativo la propria struttura originale e a includere una basilica sotterranea ancora accessibile. Il nome della catacomba deriva da Flavia Domitilla, una nobile appartenente alla dinastia Flavia e nipote del console Domiziano. Convertitasi al cristianesimo, fu esiliata per la sua fede sull'isola di Ponza. Secondo la tradizione, la catacomba sorse proprio su un terreno di sua proprietà, donato ai cristiani come luogo di sepoltura. Questo le conferisce un'origine nobile e documentata, già a partire dal II secolo. Domitilla è anche legata al culto dei martiri Nereo e Achilleo, 2 soldati romani convertiti e giustiziati per la loro fede,
le cui tombe si trovano all'interno del complesso. La catacomba si sviluppa su 4 livelli sotterranei, coprendo un'area di oltre 17 km di gallerie scavate nel tufo. In epoca antica poteva ospitare fino a 150.000 sepolture. Ciò la rende una delle più grandi di tutta la città. Una delle particolarità che la rendono unica è la presenza della Basilica dei Santi Nereo e Achilleo, costruita nel IV secolo direttamente all'interno della catacomba, sopra le tombe dei martiri. Questa chiesa sotterranea è uno dei pochissimi esempi superstiti di basilica ipogea, con absidi, navate e resti dell'altare visibili ancora oggi. Lungo i corridoi e nelle numerose cubicole familiari si trovano affreschi e simboli cristiani in ottimo stato di conservazione, che coprono un arco cronologico dal III al V secolo. Domitilla è particolarmente apprezzata dagli studiosi e dai visitatori per l'eccezionale patrimonio pittorico. Alcune delle decorazioni meglio conservate offrono uno sguardo unico sulla fede dei primi cristiani e sul loro legame con l'arte. Tra i dipinti più famosi si trovano il Cristo tra gli apostoli Pietro e Paolo, uno dei più antichi esempi di arte cristiana figurativa. Scene tratte dall'Antico Testamento come Giona e la balena o Abramo e Isacco. Il Buon Pastore, simbolo iconografico ricorrente nella catechesi paleocristiana. Raffigurazioni simboliche come l'ancora, la colomba, la palma del martirio. Soprannominata dagli archeologi la regina delle catacombe, la catacomba di Priscilla si distingue per la sua importanza storica, artistica e spirituale. Situata lungo la via Salaria nella zona nord di Roma, è celebre per ospitare alcune delle più antiche raffigurazioni cristiane conosciute, tra cui la prima immagine della Vergine Maria. La catacomba prende il nome da Priscilla, una nobildonna romana della gens Acilia, che si ritiene abbia messo a disposizione il suo terreno per la sepoltura dei cristiani. La presenza di epigrafi della famiglia Acilia ha confermato questa attribuzione. Fondata nel II secolo, Priscilla fu utilizzata fino al V secolo e fu luogo di sepoltura per molti martiri, nobili convertiti e perfino alcuni papi, tra cui Marcello I. Questo le conferì un'importanza simile, in epoca tardo-antica, a quella delle catacombe di San Callisto e Domitilla. La catacomba si estende su 2 livelli principali, con gallerie scavate nel tufo che si diramano per diversi chilometri. L'accesso moderno avviene attraverso il convento delle Suore Benedettine di Priscilla, che ancora oggi custodiscono il sito. Tra gli ambienti più importanti troviamo la Cappella Greca, uno dei nuclei più antichi, così chiamata per la presenza di iscrizioni in greco. Qui sono conservati affreschi biblici straordinari, tra cui le scene dei 3 giovani nella fornace, la resurrezione di Lazzaro, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Poi abbiamo il cubicolo della velata, dove si trova la celebre immagine di una donna in preghiera, interpretata come simbolo della pietà cristiana femminile. Quindi il cubicolo della Madonna, che contiene la più antica rappresentazione conosciuta della Vergine Maria con il bambino, risalente alla fine del II secolo. Accanto a lei appare il profeta Isaia, in una composizione di grande significato teologico. La catacomba di Priscilla è un vero e proprio tesoro dell'arte paleocristiana. Gli affreschi, databili tra il II e il IV secolo, mostrano una profonda evoluzione artistica e teologica. I temi principali includono scene veterotestamentarie, simbolo della salvezza e della fede nella vita eterna, simboli cristiani come il pesce, l'ancora e il pavone, figure femminili che testimoniano il ruolo attivo delle donne nella prima comunità cristiana. La già citata immagine della Madonna col bambino è un'opera straordinaria per il suo tempo. Rappresenta la prima attestazione pittorica del culto mariano, molto prima che il ruolo della Vergine Maria fosse definito dogmaticamente nei secoli successivi. Il volto della Madonna è dolce, umano, materno, un segno evidente della spiritualità profonda e familiare del primo cristianesimo. La catacomba di Sant'Agnese si trova lungo la via Nomentana, nell'area nord-orientale di Roma, ed è strettamente legata al culto di una delle martiri cristiane più amate e venerate della tradizione romana, Sant'Agnese, giovane cristiana uccisa durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano all'età di soli 12 anni, secondo la tradizione.
Il suo martirio, la sua innocenza e la sua fede incrollabile la resero un simbolo di purezza e coraggio, tanto da essere invocata per secoli come protettrice delle giovani e dei fidanzamenti. La catacomba sorse nel IV secolo, nel luogo dove, secondo la tradizione, fu sepolta Agnese. Poco dopo la sua morte, il culto per la giovane martire si diffuse rapidamente, al punto che la zona divenne meta di pellegrinaggi. L'imperatore Costantino stesso, per onorare la santa, fece costruire una grande basilica sopra la sua tomba, oggi visibile nei resti della basilica costantiniana di Sant'Agnese Vetere, mentre un'altra chiesa, la basilica di Sant'Agnese fuori le mura, fu eretta nel VII secolo dal Papa Onorio I ed è tuttora attiva. La catacomba quindi è parte integrante di un complesso archeologico e religioso di grande rilevanza storica, architettonica e spirituale. La catacomba si sviluppa in modo piuttosto ordinato su un unico livello principale scavato nel tufo. Rispetto ad altri complessi come quello di Domitilla o San Callisto, la catacomba di Sant'Agnese è più contenuta ma molto ben conservata. La semplicità della struttura è coerente con la giovane età della martire e la spiritualità raccolta che la sua figura continua a evocare. Sant'Agnese fu celebrata fin dall'antichità come modello di castità, forza e fede. Le fonti raccontano che rifiutò di sposare un patrizio romano per rimanere fedele a Cristo, subendo per questo violenze e infine la condanna a morte. È raffigurata frequentemente con un agnello tra le braccia, simbolo del suo nome e della sua innocenza, e con una palma del martirio. Il suo culto fu così popolare che il suo nome è ricordato nel canone romano della Messa, una delle più antiche testimonianze liturgiche della Chiesa. Oggi, la catacomba di Sant'Agnese è parte di un grande complesso religioso che comprende la Basilica di Sant'Agnese fuori le mura, con splendidi mosaici bizantini, il mausoleo di Santa Costanza, figlia di Costantino, originariamente costruito come suo sepolcro privato e decorato con raffinati mosaici paleocristiani, resti della Basilica Costantiniana oggi parzialmente visibili. Le visite alle catacombe sono esperienze particolari. Non si tratta solo di esplorare spazi antichi, ma di entrare in contatto con un mondo spirituale che parla ancora oggi con forza. Il silenzio, la penombra, le iscrizioni latine sui loculi, gli affreschi consumati dal tempo, creano un'atmosfera che invita alla riflessione, al rispetto e, per molti, alla preghiera. Molti pellegrini cristiani considerano ancora oggi la visita alle catacombe come un atto di devozione, soprattutto nei luoghi dove riposano martiri o santi. Dal punto di vista conservativo, però, le catacombe pongono sfide notevoli. L'umidità del sottosuolo, il traffico urbano in superficie, l'inquinamento e persino la presenza di visitatori possono compromettere la stabilità strutturale e la conservazione delle pitture. Per questo, negli ultimi decenni sono stati avviati importanti interventi di restauro e digitalizzazione, volti a preservare il patrimonio e renderlo accessibile anche a distanza. In alcuni casi, le catacombe più fragili sono state chiuse al pubblico e sostituite da ricostruzioni virtuali o esperienze multimediali nei musei. Le moderne tecnologie come la fotografia 3D, la scansione laser e la realtà aumentata hanno permesso di ricostruire con estrema precisione i percorsi sotterranei e gli apparati decorativi, restituendo dettagli invisibili a occhio nudo. Questi strumenti si sono rivelati fondamentali non solo per la ricerca, ma anche per l'educazione e la divulgazione, rendendo le catacombe fruibili in maniera sostenibile da un pubblico globale. Oltre al valore religioso e archeologico, le catacombe rappresentano anche una chiave di lettura preziosa per comprendere la Roma dei primi secoli. Una città complessa, in cui convivevano molte fedi, culture e stili di vita. Esse offrono uno sguardo dal basso, dalla prospettiva delle classi popolari e dei gruppi religiosi minoritari, su una società in transizione che andava verso la cristianizzazione e la trasformazione dell'impero. Infine, le catacombe ci ricordano un messaggio fondamentale, quello della dignità della memoria, della cura per i defunti, della speranza che attraversa la morte. In un'epoca come la nostra, segnata spesso da una cultura dell'oblio o della rimozione del limite, i lunghi corridoi delle catacombe invitano a rallentare,
a interrogarsi, a riscoprire l'intensità del passato per comprendere meglio il presente.